Benvenuti disadattati e disadattate. Noi siamo i Termostati e oggi è un grande giorno. Sì, perché siamo qui riuniti per parlarvi di Crash Bandicoot 4. Se ci seguite da un po', saprete quanto ci piace Crash. Come al solito, in descrizione trovate i timestamp. Ma prima... Sì. Sono passati 20 anni dalla fine dell'ultimo Crash canonico, Crash Warped. Uka Uka usa tutto il suo potere per aprire un portale dimensionale e poter fuggire insieme a Cortex e Entropy. Ma nel fare ciò perde i sensi e spezza il continuum spazio-tempo, risvegliando le 4 maschere quantiche. Crash, con l'aiuto delle nuove maschere, dovrà battere per una quarta volta Cortex e tutti i cattivoni al suo seguito. Passerai per 10 ambientazioni diverse, senza sosta, e alternerai Crash ai suoi nuovi compagni di viaggio. Questo quarto titolo ti catapulterà nella classica avventura di Crash che tutti conosciamo, senza però smettere di stupirci, rendendo questo sequel il degno successore della trilogia originale. Parlare del gameplay di Crash non è mai semplice. Le meccaniche principali sono le stesse della trilogia originale: salto, doppio salto, trottola e scivolata. Continueremo a rompere casse, saltare su nemici e schivare le nitro, ma non mancano nuovi metodi e strumenti per rendere il gioco più variegato e complesso. Dalle maschere quantiche, per modificare le regole della mappa, a corde e pareti su cui correre, utilizzate per aggiungere un'ulteriore difficoltà al gioco. Il design dei livelli infatti ti costringerà a stare sempre attento, perché ogni minimo errore, ogni salto calcolato male, porterà alla tua morte o alla perdita di una cassa, necessaria per completare il livello al 100%. Sì, perché questo Crash non è facile per niente. Riuscire anche solo ad arrivare all'ultimo boss richiederà molto impegno da parte tua. Pensa io che voglio finirlo al 100%. Buona fortuna. Guarda, c'erano momenti quando passavo il controller a Ledo Ledo sono io. in cui soltanto vedere il posizionamento di alcune casse mi faceva sudare freddo. Ma invece, come sono queste nuove maschere di cui si parla tanto? Come abbiamo detto prima, i livelli sono studiati in ogni minimo dettaglio e le maschere non sono da meno. Ci sono 4 maschere quantiche: quella dello spazio, che farà apparire e sparire oggetti; quella del tempo, che rallenterà il tempo; quella della materia oscura, che vi farà planare e rompere casse rinforzate; e quella della gravità, che invertirà la gravità. Ogni volta che il gioco ci permette di utilizzare le maschere, Toys for Bob non si fa problemi a metterci alla prova e sfruttare appieno le possibilità di gameplay offerte da questi nuovi poteri. Soprattutto negli ultimi 2 mondi, dove gli sviluppatori si erano davvero sbizzarriti, arrivando addirittura a farti passare da una maschera all'altra nell'arco di un singolo salto. Il gioco principale sarà di 38 livelli, ma tra VHS, livelli inverted e livelli con gli altri personaggi si arriva a oltre 100 livelli diversi. E questo senza contare le prove a tempo e tutte le gemme da prendere. Questo è il Crash più lungo da completare, ma mai ripetitivo, con nuovi punti di vista sul gameplay classico e con meccaniche piene di sorprese. In conclusione, Crash Bandicoot 4 è riuscito a stupire ed emozionare i vecchi nostalgici fan, amanti della vecchia saga, come me. E i casual di Crash? Come me. La colonna sonora è una perfetta cornice ai nuovi mondi di gioco. Molte canzoni saranno infatti i vecchi motivetti di Crash, ma riadattati a seconda dell'ambiente. Sentite questa. Non è niente di troppo complesso, ma sicuramente vi rimarrà in testa per molto tempo. E vi accompagnerà nel corso dell'avventura, senza dare fastidio. Graficamente parlando, l'opera è eccellente. Un design sopraffino che abbraccia le caratteristiche principali dei vecchi Crash, con uno stile rimodernizzato e molto frizzante. Personalmente, amando le ambientazioni di Wrath of Cortex, Il Crash 4, che ora non è più canon, pensavo di rimanere deluso da questi colori così accesi, ma sono rimasto invece piacevolmente sorpreso da questa nuova direzione artistica. con questo video vogliamo inaugurare una nuova sezione delle nostre recensioni. Le meta minchiate. Come avrete già visto nel nostro video di clip, e se non l'avete fatto vi consigliamo di vedere il nostro video con le clip di gioco, andremo a leggere recensioni opposte alla nostra. E vi spiegheremo perché soltanto noi abbiamo ragione. Ok, Ledo. Iniziamo! Il solito vecchio Crash, controlli ter liberi, salto, manco il bordo e per 1 millimetro muoio. Se manchi il bordo, certo che muori, idiota. Comunque c'è il cerchietto sotto per vedere dove cadi, quindi sta più attento la prossima volta. Ma poi, se non ti piacciono i controlli di Crash, mi sa che non ti piace Crash in generale. Non solo questo. Prossimo commento. Aspettiamo per le patch che aggiustino il character design con quelli del
Insane Trilogy, anche Tauna. Abbassi la difficoltà, aggiusti i controlli legnosi, faccio il port per PC e Switch. Metto alcuni dei personaggi classici come Megumi, Teeny Tiger, Papu, eccetera, eccetera, eccetera. Tranquillo fratello, stanno proprio lavorando ad una patch per rifare tutto il design. Contaci proprio. Mi sa che questo ci è rimasto male perché non riesce più a toccarsi su Tauna. Furi di merda. Megumi e Papo non sono personaggi classici. Sono esistiti per un capitolo del gioco e poi non sono più tornati negli altri 2 giochi della PS1. Questo ci fa capire l'incompetenza di certi commenti. Aggiustare i controlli legnosi. Questo tipo mi sembra un fan della Insane Trilogy. Ma davvero vuole dire che i controlli erano più fluidi nella Insane che qua? Non credo proprio. In questo gioco Crash si controlla liscio come l'olio. Poi questo tipo ha davvero dato 0 perché il gioco non è uscito per Switch. Ma ci hanno almeno giocato. Comunque ci sono persone che hanno portato Crash sulla Switch. Se proprio lo vuoi anche là, basta che fai il jailbreak della console e via. Prossimo commento. Questo sarà bello lungo. Le meccaniche di gioco sono le stesse, i poteri delle maschere non ti aiutano per niente. Le nuove meccaniche sono copie di Warped, Twinsanity e Titans. Le citazioni pop non sono organiche. Crash è super stupido, le donne salvano gli eroi per le politically correct, i livelli sono più frustranti che sfide, è pieno di glitch, i controlli fanno schifo, è pieno di scatole per aumentare la difficoltà, ma i livelli sono come i vecchi livelli, ma con le nuove meccaniche. Il character design è troppo cartunesco e non rispetta la personalità dei vecchi personaggi. Le cutscene non fanno ridere, la storia è strana e la musica mediocre. Certo che le meccaniche sono le stesse. È Crash Bandicoot, cosa volevi? Uno sparatutto? E poi voglio proprio vedere come questo tipo ha superato i livelli finali senza usare le maschere, dato che secondo lui non ti aiutano per niente. Certo, perché Crash 4 ha meccaniche identiche ai giochi free roaming e beat'em up come Twinsanity e Titans. Infatti su Crash Bandicoot Titan ci sono le reliquie, gli inverted, i VHS, le gemme delle casse, no? Giusto? Certo. Questo tipo ci è rimasto male perché non ci sono abbastanza citazioni ai suoi film preferiti e perché Crash si comporta esattamente come faceva negli altri titoli. Certo che Crash è stupido, manco sa parlare. E parliamo anche del presunto politically correct. C'è una scena in cui Crash è stato catturato e Tauna lo salva. È così strano per te vedere una donna che salva un uomo? Boh, allora continua a giocare a Super Mario, che ti devo dire? E sta alla larga da Metal Gear, Bayonetta, Uncharted, Bioshock, perché non sia mai una donna digitale metta in discussione la tua mascolinità. Crash Bandicoot 4 non è frustrante, perché tu giocatore sai benissimo che ogni volta che muori è colpa tua. Un gioco si definisce frustrante quando è ingiusto nelle punizioni, cosa che questo Crash non è. Inoltre noi non abbiamo trovato nessun glitch e abbiamo giocato alla patch 1.0. I livelli sono come i livelli vecchi, ma con le nuove meccaniche. Un sequel da che mondo è mondo è lo stesso di quello precedente con meccaniche nuove. Guarda Killzone, Assassin's Creed, Call of Duty, eccetera. Per quanto riguarda il character design, invece, vuole forse dire che uno scienziato giallo con la testa enorme e una N sulla fronte non è cartunesco? E che questo Crash invece è troppo cartunesco? A quanto pare sì. Per quanto riguarda le cutscene, quello dipende da te. Gente diversa ride a battute diverse. La musica invece è praticamente la stessa degli altri Crash. Quindi non ti piaceva manco quella? Vabbè, andiamo avanti. Erano anni che aspettavo un vero sequel di Crash. Essendo un fan di Wrath of Cortex, mi è dispiaciuto che non sia più canon, ma capisco perché l'abbiano fatto. Sono stato subito ammaliato da un game design ed emozioni che non provavo dall'ultima volta che ho giocato seriamente a Crash Warped. Questo gioco poteva essere l'ennesima delusione, fatto tanto per vendere come quella. Ma invece i ragazzi di Toys for Bob hanno sfidato se stessi e il mercato, con un gioco da sogno per i completisti e i fan della saga. In generale sono molto soddisfatto di Crash 4 e spero tanto di giocare anche a Crash 5. Io confermo tutto quello che ha detto Tech. Questo gioco ha virtualmente nessun difetto, sa quello che deve fare e lo fa bene. E soprattutto fa solo quello, non cerca di essere qualcosa che non è, non cerca di essere un open world o un beat'em up. Questo è Crash, nella sua forma più pura. Niente di... E io non mi sarei mai aspettato di meglio.